Mi state vedendo qui in un ambiente sì, in cucina. Come mai? Allora, adesso ve lo dico. Ma prima vi faccio una domanda. Avete mai pensato che la maionese potesse aiutare la scienza? Beh, preparatevi a sorprendervi, perché è proprio di questo che vi parlerò in questi pochi minuti. Allora, immaginate di spalmare la maionese sul pane. Vi piace, eh? Ora, pensate a quella stessa maionese che aiuta gli scienziati a capire come funziona il Sole. No, non bisogna mangiarla. Sembra pazzesco, vero? Eppure è proprio quello che sta accadendo. La scienza è fantastica. Ma facciamo un passo indietro. Cos'è la fusione nucleare? È il processo che fa brillare il Sole e le stelle. Questo lo sapete tutti. In parole semplici, è quando atomi molto piccoli si uniscono per formarne di più grandi, rilasciando tantissima energia. Gli scienziati da anni stanno cercando di copiare questo processo sulla Terra. A volte hanno fatto anche qualche pasticcio, ma va bene. Perché? Perché potrebbe darci energia pulita e senza fine. Ma sarebbe fantastico, no? E tanto a costi veramente bassissimi. Ma, come sempre, c'è un problema. È molto molto difficile da fare. È come cercare di tenere il sole in una scatola, provate a pensarci. Ed è qui che entra in gioco la nostra amica maionese. No, non è che bisogna spalmarla nella scatola così il sole, no. Un gruppo di scienziati di un'università, quella di lei, ha scoperto qualcosa di interessante. Quando schiacci e riscaldi la maionese, si comporta in modo simile al plasma, un po' come quando spremi il tuetto. Il plasma è come un gas super caldo che si trova nel Sole e nelle stelle. C'è un professore, tale Arindam Banteri, un nome impronunciabile, è un indiano, e il suo team usano la maionese nei loro esperimenti. Perché? Perché hanno fame? No, perché la maionese è solida, ma quando la premi forte inizia a scorrere. Questo aiuta gli scienziati a capire come si comporta il plasma nelle loro macchine di fusione. Ma perché è importante? Allora, immaginate di avere un palloncino pieno d'acqua. Se lo schiacciate troppo forte, scoppia. Lo stesso succede col plasma nelle macchine di fusione. Gli scienziati devono capire come controllarlo senza farlo scoppiare. E non è solo la maionese a far progredire la scienza. Ci sono state altre scoperte emozionanti. Nel 2022, in un laboratorio in California, gli scienziati sono riusciti per la prima volta a ottenere più energia dalla fusione di quanta ne hanno usata per farla partire. È come accendere un fuoco che produce più calore della fiamma che lo ha acceso. Strano, eh? L'hanno fatto già funzionare 4 volte finora, ogni volta imparando qualcosa di nuovo. Anche la Cina sta lavorando duramente sulla fusione. Stanno costruendo un grande laboratorio che sarà pronto l'anno prossimo, nel 2025. Negli Stati Uniti ci sono aziende che stanno cercando di trasformare la fusione in energia che possiamo usare nelle case. Una di queste aziende spera di costruire la prima centrale elettrica a fusione all'inizio degli anni 2030. Nel frattempo, negli Stati Uniti c'è qualcuno che è già fuso e tutti voi sapete chi è. Non devo dirlo io. Allora, tutto questo ci fa sperare che un giorno, forse non troppo lontano, potremo avere energia pulita e illimitata dalla fusione nucleare. Allora, è incredibile pensare che la maionese, quella che usiamo nei nostri panini, stia aiutando gli scienziati in questa ricerca così importante. Allora, la prossima volta che aprite il frigo e vedete un barattolo di maionese, ricordatevi, non è solo un condimento, è anche un piccolo eroe della scienza. La scienza che è davvero piena di sorprese. Ora io mi chiedo, chissà quali altre scoperte ci aspettano. Boh, forse il ketchup ci aiuterà a viaggiare nello spazio? O la marmellata ci farà parlare coi delfini? E il pesto? Chissà cosa ci farà fare il pesto, a parte le trofie e le linguine. Scherzi a parte, questo ci insegna che la scienza può trovare risposte nei posti più inaspettati.
Quindi siate curiosi e guardate il mondo con occhi aperti. Perché? Perché non si sa mai dove potrebbe nascondersi la prossima grande scoperta. Magari sugli scaffali di un supermercato. Ciao!